inizieremo cercando di procurarci il timbro che l'altra volta non abbiamo potuto recuperare. Chi fa il cammino di Sant'Agostino sa che è in lotta perenne con i timbri. No, certo, col sole è meglio rispetto all'altra volta che era tutto... sì, è un'altra cosa. Via, andiamo in chiesa. Vittoria, abbiamo ottenuto il timbro nonostante stessi per iniziare la messa. La pellegrinetta ha rotto la pellegrinetta ha intracciato un sacerdote disponibile che ci ha portato in sacrestia a timbrare. Va bene, ora cominciamo la tappa. Di là. Ed eccoci in uscita da Saronno. Una bella giornata di sole di fine novembre, anzi è il 30 novembre, perché più fine di novembre così non si può. Ed eccoci a Uboldo con i bei colori autunnali, la pellegrinetta che fa le foto al cartello di località, perché lei in realtà ci prende tanto in giro per i nomi delle città e paesi qua in Brianza, però lei viene da posti dove hanno toponimi come Scopaia, la Leccia, poi altri Shanghai e Corea. Shanghai e Corea non è un toponimo, quello è un modo di definire un quartiere. Non lo so. Altri nomi strani l'avete voi? Ci stermino. Vabbè, vai, camminiamo, meglio camminare. Noi dovremmo passare di qui, possibilmente non a nuoto, vediamo se riusciamo a entrare nel campo senza sprofondarci fino al ginocchio. Sembra una risaia a momenti. Momento molto ASMR, cic ciac, ma adesso meno, prima di più. Vabbè, lì si torna all'asciutto più o meno. No, guardate le montagne innevate. Buongiorno. Buongiorno. E anche oggi si cammina, eh? Eh sì, una settimana ferma e io le zampette le devo muovere in qualche modo. Poi oggi c'è il sole. Oggi c'è il sole, fortunatamente c'è il sole, le montagne sono imbiancate di neve. Che bello. Dove andiamo oggi? Oggi andiamo a Legnano. Siamo partiti da Saronno, quindi ci facciamo anche oggi una bella passeggiata. 24 km circa. Sì. Abbiamo già rimediato il primo timbro a Saronno e ne abbiamo altri due da prendere. Una al Gorla Minore e l'altra a Busto Arsizio. La cosa simpatica è che non tutti al santuario sapevano l'esistenza di questo cammino, però il sacerdote, il sacrista sì, un altro che non ho capito se fosse un diacono, che non aveva mai sentito parlare prima del cammino. Facciamo anche informazione. Facciamo anche, anzi, evangelizzazione. Come si usa dire adesso, come quelli delle criptomonete, i Bitcoin Evangelist. E noi siamo Pilgrim Evangelist. Pilgrim Evangelist. E via, approfittiamo del...
iscritti al canale? Perché il Cammino di Sant'Agostino volge purtroppo ormai al termine, però sono già pronti nuovi cammini con corposi video e playlist ben assortiti. Addirittura corposi? Sì, sì, c'è un cammino di quasi 20 tappe. E allora dovete rimanere con noi. Rimanete con noi e iscrivetevi al canale. Oh, bravi, in cammino. Cavolo e verze per la cassola in attesa della prima gelata, che per ora non c'è ancora stata. Dritti! Sì. Vuoi esplorare qualche altra strada? So che ti garberebbe. Dritta, dritta Giulia. Dritti verso Riscaldina. Riscalda e Riscaldina. Hai qualcosa da dire su questi nomi? Ecco, se no ti ricarico sul barcone. Ma che è? È un verme. Ti ricarico sul balcone e ti rispedisco a Livorno, eh? Sul balcone? Eh sì, non sei arrivata col barcone da Livorno? No. C'è il mare. No, sono normalissimo treno. Va bene. E continuiamo a camminare nei sentieri del Parco dei Mughetti. Ecco lì il cartello sotto la freccina del cammino. Una piacevole camminata mattutina. Non è vero che Fiumiciattolo sia, però ha anche lui la sua bella dose di detriti, ma tutto sommato non è così sporco. Qui sono tutte queste casettine qui che penso che sia qualcosa dell'acquedotto. Vabbè, se non altro sono utili perché portano l'indicazione del cammino. Però c'è un comodo passaggio a lato questa volta. Guarda, abbiamo scoperto un nuovo specchio lacustre. Come lo vogliamo chiamare? Specchio pellegrino. C'è una fantasia quella ragazza lì. Casette 7 nani tutte colorate. Via. Foliage e traffico verso Riscaldina. Eccoci qua di nuovo nel bosco, sempre dritta. Alla peggio ci si perde. Non so se si sente, ma qui è tutto uno sparacchiare. Cosa stanno sparando? Vorrei tanto saperlo.
Beh, immagino che dopo i primi 3 o 4 colpi tutte le possibili prede scappino. Boh. E anche questo giro, quel simpaticone del GPS ci porta. Comunque a un certo punto sono sparite le frecce e noi siamo, ho appena controllato, noi siamo sulla traccia del percorso, qui dovrebbe esserci il percorso. Vabbè, comunque da più avanti deve esserci una sterrata. Che là in fondo cos'è, un cinghiale? È una belva? O è una pellegrina oscura? Siamo sbucati qui dove abbiamo ritrovato le frecce che ci fanno andare lì. Ecco là. Qui c'è ingresso al parco avventura di Rescaldina, infatti lì sono lì sono le piattaforme, le slackline tra un albero e l'altro, però magari un'altra volta, Sì, però mi fa andare di qui, ma di qui dove? Ed eccoci entrati nel bosco del Rugareto, a poche centinaia di metri dal prossimo santuario a Gorla Minore. Quello lì dovrebbe essere il santuario e mi dà l'impressione di essere uno di quelli che sono chiusi. Vediamo. Il santuario della Madonna dell'Albero, potete vedere l'effigie là sopra la porta, che non solo è chiuso ma è anche recintato ed è chiusa anche la recinzione. E vabbè, in qualche modo cercheremo di recuperare anche questo timbro. È chiuso e recintato. Ed ecco le palme tipiche del cammino. Se ci sono le palme vuol dire che siamo sulla strada giusta. Il fantasma dipinto da dietro? Quale fantasma? È un fantasma, no, sono delle fiamme. Cos'è? No, in effetti sì. Vabbè. C'è questa chiesa qui. Io capisco che anche gli architetti abbiano bisogno di lavorare, però ci sono tanti campi da dissodare. Perché devi fargli progettare una chiesa? Ma poi ho dei dentini sul tetto. Cioè, questo ringhagno dovrebbe essere l'Olona. Questo è l'Olona. Ed entriamo nel parco del Medio Olona. Oh, quello là sotto è il Molino del Sasso.
noi si sale su verso il Giate e poi Busto. Oh, la via Francisca del Lucumagno. La faremo! Potevamo esimerci, che però oggi fa compagnia al cammino di Sant'Agostino. Di Busto Arsizio, col noto monumento i bustocchi rubano i cavalli ai legnanesi. Del Dobbi